Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di maggio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, l'energia a livello principale, l'amore, il lavoro, le finanze, i segni zodiacali da attenzionare. E poi vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spingete il posto il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e il link per acquistarli. E adesso procediamo facendo un piccolo passettino indietro per capire meglio l'evoluzione, quindi il vostro arcano del mese. Voi avevate ad aprile la carta dell'imperatrice, una carta di evoluzione, di crescita, di espansione e anche allo stesso tempo di realizzazione. Ci fa capire che alcune cose le stiamo facendo bene, magari vedere i primi risultati, di prenderci cura di noi stessi, delle cose più care, più vicine a noi e evoluzione, crescita, soprattutto anche di raggiungimento di una tappa importante per quei grandi progetti che abbiamo proprio in mente di realizzare. Mettiamola da parte, adesso vediamo il vostro prossimo arcano. Quale sarà il vostro arcano di maggio? Troviamo il sole, bellissima carta, probabilmente una delle più belle del mazzo perché ci porta felicità, ci porta gioia, successo, apertura, condivisione degli eventi felici, ottenimento riuscito, quindi vuol dire che stiamo procedendo bene. È ovvio che se c'è qualcosa che non va, per certi aspetti può essere di poco conto, per altri aspetti vuol dire che si andranno a risolvere o comunque in qualche modo andranno a migliorare. Di sicuro ci consiglia di avere un approccio positivo alla vita, di sorridere alla vita e di accogliere solo quelle energie che ci permettono di stare bene e di essere felici. Mettiamo la carta qui, vediamo che cosa. Adesso vogliamo dire i vari arcani. Prima di tutto l'energia a livello personale, certo, generico del vostro segno, e queste ci possono aiutare a capire quali sono le energie principali. Poi però andiamo a vedere negli ambiti specifici di amore e lavoro. Il diavoletto molto particolare come carta, non è necessariamente negativa, dipende da quello che state vivendo, perché da un lato ci può dire che finalmente può esserci liberazione, massima espressione di noi stessi e che quindi possiamo anche lasciarci andare, di liberare proprio il nostro potenziale, soprattutto a livello creativo, ma anche di liberarci di un peso, di un qualcosa che non ha funzionato, di un qualcosa che non è andato per il verso giusto. Dipende, è vero che ahimè può voler anche dire qualche momento di tensione, qualche momento di conflitto dove ci sentiamo bloccati, imprigionati da situazioni esterne, oppure perché magari noi non sappiamo come gestire alcune cose. Quindi qui vi ho dato delle indicazioni, degli input, di cercare di capire che magari, visto che voi avete l'energia del sole, e questo potrebbe essere il momento giusto per liberarsi di qualche sassolino nella scarpa, oppure di superare un momento complesso, sapendo che potrebbe essere un mese comunque
abbastanza interessante, perché il 7 di denari ci consiglia di concentrarci su un qualcosa dove noi abbiamo il controllo, su qualcosa che noi stiamo crescendo, che stiamo già facendo, oppure proprio arrivato il momento giusto di iniziare velocemente qualcosa, proprio per concentrarci maggiormente su questo, che poi può riflettersi in ambito sentimentale, in ambito principalmente lavorativo o strettamente personale. È qui che poi si apre un orizzonte probabilmente pieno di possibilità. Adesso abbiamo bisogno di fare questo, sia di aprirci questo orizzonte e di osservare queste varie possibilità, sia almeno in un ambito, in una circostanza, di concentrarci maggiormente su una questione in particolare. Queste sono le energie principali. Ovviamente adesso andiamo a sondare un po' il terreno nell'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ovviamente alcune cose in realtà possono riferirsi anche alle relazioni più importanti, di amicizia, di famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare e poi ovviamente in base al vostro intuito di adattare a quello che state vivendo. Prima carta troviamo la carta degli amanti, molto interessante, poi l'imperatore e il fante di coppe. Sono carte abbastanza positive. Poi dipende, ricordo sempre, da quello che si sta vivendo, abbastanza positive perché vedono sviluppi, vedono dei legami che si saldano maggiormente o si rinsaldano se qualcosa non è andato per il verso giusto. Quindi vedete l'aspetto positivo di miglioramento nelle difficoltà, di avanzamento e quindi di espansione proprio in quelle situazioni che tutto sommato già stanno procedendo bene. Anzi, qui direi che con l'imperatore alcuni risultati proprio vengono consolidati e consolidati per vari motivi, sia per favorire dei progetti a livello personale, perché quando si è tranquilli in coppia è normale che ci si senta anche un po' più tranquilli per procedere magari con altre idee, altre situazioni, da dare proprio l'energia a se stessi, alla famiglia e alla coppia. Io direi che con il fante di coppe ci si può anche aspettare qualche novità, qualche proposta, un dono, un regalo, un qualcosa di bello e di positivo. Per i single, io poi consiglio per le coppie che stanno vivendo una fase critica magari di ascoltare l'intera lettura per avere un quadro completo. Il matto e la forza, poi troviamo la regina di denari. Per i single può voler dire delle possibilità interessanti sia per lasciarsi andare delle questioni del passato, quindi di fare un reset in questo ambito. È vero che il matto, la presenza del matto può indicare nuove possibilità, nuove conoscenze, un nuovo inizio o anche una nuova avventura. La forza e la regina ci fanno capire che in qualche modo è vero, l'intensità di un coinvolgimento, di una passione, di tutto quello che andrà a accadere soprattutto nella parte iniziale del mese deve essere tenuto un po' sotto controllo. Quindi è vero, forti emozioni, però occasione magari di cercare anche di razionalizzare, cercare di capire come quello che sta nascendo può essere portato avanti. Dipende effettivamente. Voi comunque sarete ben sicuri e chiari, avere le idee chiare su come volete procedere, e si vede proprio dalla presenza della regina di denari, perché ci si vota con questa carta alla concretezza, alla valutazione oggettiva, obiettiva delle cose. Ci vuole questo anche
nei sentimenti, nelle emozioni. Quindi quando c'è qualcosa di forte che ci coinvolge, ovviamente sì, ci si lascia andare, come accadrà per voi molto probabilmente, però troverete anche quel momento di concentrazione, di stabilità e chiarezza per aiutarvi a capire come procedere. Tradotto vuol dire che se desiderate magari portare avanti una relazione però basata sulla leggerezza, perché è questo che porta il matto, sulla leggerezza, sull'avventura, su una fase iniziale di conoscenza senza proiettarsi immediatamente in quale futuro, allora siete nel percorso giusto e magari volete accettare questa cosa. Se invece non siete assolutamente interessati alle avventure, a cose che potrebbero essere di passaggio, allora anche lì appunto avrete le idee chiare e lascerete andare. Vediamo adesso le questioni più pratiche di lavoro, finanze. Troviamo la carta della morte. Soprattutto all'inizio si vede un po' un'energia strana. In che senso? La morte da un lato può essere positiva perché può indicare la conclusione e quindi un nuovo passaggio. Conclusione di cosa? Di una fase dolorosa, di una fase troppo stressante, impegnativa, dove magari ci sono state un sacco di imprevisti o di spese da affrontare o dinamiche un po' controverse nell'ambito lavorativo, eccetera. Quindi può indicare finalmente, diciamo, la conclusione e di portarsi verso una situazione un po' più tranquilla, più serena per voi. Seppur bloccata, è vero, perché vedendo l'8 di spade vuol dire che si ha bisogno comunque di limitare, di concentrarsi, di riflettere attentamente. Da quello che vedo è il momento giusto per concludere, terminare, fermarsi un attimino a valutare e riflettere su alcune opportunità o su come procedere. Quindi il sole ci porta chiarezza, ci illumina, ci fa vedere quello che abbiamo a disposizione, però al momento di non azzardare. Ricordatevi anche le vostre energie principali, di prendervi cura di un qualcosa che avete già a disposizione, di andare a sistemare quello che vi blocca, quello che non funziona, però incominciare ad aprirvi, quindi di rimanere al momento fermi, di non azzardare, di non fare cose frettolosamente, di permettervi di capire come procedere. È vero che può saltare fuori qualcosa di interessante, ricordo che la carta della morte può voler dire anche che voi volutamente volete lasciare andare qualcosa per procedere verso altre direzioni, oppure, ahimè, può esserci un evento drastico, un qualcosa di forte che vi può costringere, che non dipende dalla vostra volontà, però magari in base a queste cose che vi sto dicendo potete già capire e intercettare e prepararvi di conseguenza. Per chi è in cerca di lavoro, soprattutto per chi vuole fare grandi cambiamenti, direi che la cosa è abbastanza favorevole, perché troviamo delle energie comunque che sono votate a quello che si desidera, a portare avanti una passione, a cercare quello che è più adatto alle vostre capacità, e quindi di mettersi in moto a trovare qualcosa di più sicuro, di più certo, che vi faccia stare bene. Può esserci l'aiuto di una persona, possono esserci comunque delle novità interessanti, soprattutto verso la fine del mese. Già all'inizio, nella parte centrale, vuol dire cercare di fare il punto, di fare ordine. Anche qui vedete il 7 di denari, quindi è un'energia molto forte per voi, come dicevo, proprio di osservare, di valutare. C'è un qualcosa che voi avete già in questo momento e che, se state trascurando o state cercando chissà che cosa, e invece non c'è bisogno di andare a cercare chissà che cosa altrove, c'è
quello che avete già con voi a disposizione. Può essere l'aiuto o sostegno di qualcuno, può essere già un suggerimento, possono essere le vostre capacità, i vostri studi che devono essere portati a frutto, o una fase di ricerca che state mettendo in moto. Vuol dire che quella funziona e funzionerà e vedrete i risultati. Adesso andiamo avanti a vedere l'ultima parte con i segni zodiacali da attenzionare. Allora, questi sono girati insieme, quindi valgono tutte e due. Avete il Cancro, Gemelli e poi anche questi, quindi le prendiamo tutte e due. Troviamo il Capricorno e Urano. Allora, essendo un oracolo astrologico, il consiglio principale che emerge da queste carte è che dobbiamo, ovviamente Urano si riferisce all'Acquario, attenzionare alcuni cambiamenti in corso, in via di sviluppo. Potremmo avere a che fare con delle persone che possono essere una in particolare, che può darvi un nuovo punto di vista, degli stimoli interessanti, altre che magari possono essere un po' eccessivi, esagerati nell'atteggiamento, nei vostri confronti, magari di capire il perché e il per come vi aiuterà anche a gestire la relazione stessa. E poi degli episodi comunque legati ad alcune persone porteranno dei cambiamenti, probabilmente delle evoluzioni positive. Invece dove ci può essere un cambiamento negativo, magari lì finalmente può esserci chiarezza e anche lì comprendere e capire come comportarsi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di maggio. Ciao!